Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video. Prima di tutto voglio ringraziarvi tantissimo per i bellissimi commenti che ho ricevuto sui miei video precedenti. Soprattutto il video sui commenti del vlog 11, ma anche il vlog su Firenze. Siete stati proprio gentilissimi, bravissimi. Vi voglio bene, grazie. Però oggi siamo qui per parlare di un argomento di grammatica molto avanzato, però molto importante. Oggi parliamo del futuro nel passato. Quindi futuro ma nel passato. Che poi posso dire la verità, a me questo nome non piace. Perché sì, futuro nel passato a volte. Ma non vi preoccupate, ne parliamo adesso. Però, prima di iniziare, vi chiedo un piccolo favore. Quello di lasciare un bel like sotto questo video, così supporterete il mio canale. E anche ovviamente di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, per non perdere nessuna lezione, nessun vlog in giro per l'Italia, nessun commento, niente di niente. E adesso possiamo iniziare con l'argomento di oggi, il futuro nel passato. Che cos'è il futuro nel passato? Teoricamente, il futuro nel passato è quando noi abbiamo un tempo verbale, e vi spiegherò tra un secondo qual è, che esprime un'azione futura rispetto a un'azione passata, ma quell'azione futura è ancora nel passato. Quindi se io prendo una linea temporale, qua ho il presente, qua ho il futuro e qua ho il passato, e ho un'azione qua nel passato, ok? Il futuro nel passato, l'azione al futuro nel passato sarà qui, è comunque un'azione passata, però un'azione futura rispetto all'azione passata. Però comunque l'azione è passata. Secondo me ha senso. Quindi il futuro nel passato semplicemente si usa per esprimere un'azione futura rispetto ad un'azione passata, ma questa azione futura è comunque nel passato. Questa è la definizione di futuro nel passato, e in italiano ci sono diversi modi per esprimere il futuro nel passato, però quello più usato, o anche quello più giusto, forse possiamo dire, è il condizionale passato. Io sarei andato, io avrei mangiato, quello per capirci. Vediamo subito un esempio. Ha detto che sarebbe arrivato alle 8. Ha detto che sarebbe arrivato alle 8. Quindi da una parte abbiamo l'azione nel passato. Lui ha detto nel passato, che sarebbe arrivato alle 8. Quindi lui sarebbe arrivato alla festa, alla cena, non so, alle 8. Quindi l'azione di lui che arriva alle 8 è futura rispetto a lui ha detto. Quindi, per esempio, immaginiamo che stiamo aspettando questa persona per una cena. Sono le 8:30, guardo l'orologio, dico, sono le 8:30, guardo un mio amico, una mia amica e dico, ma lui ha detto che sarebbe arrivato alle 8, ora sono le 8:30, non è arrivato. In questo caso è un vero e proprio futuro nel passato, perché io sto dicendo, lui ha detto, non so, ieri, che oggi alla festa sarebbe arrivato alle 8, però sono le 8:30 e non è ancora arrivato. Teoricamente però, e questa è la cosa che non mi piace del nome futuro nel passato, però ragazzi si chiama così, non è colpa mia, io potrei dire anche, lui ha detto che sarebbe arrivato alle 8 se adesso sono le 7:30. Questo ha senso perché comunque l'azione di sarebbe arrivato è comunque un futuro rispetto a ha detto. Però non è più nel passato, è un futuro. Quindi teoricamente il condizionale passato noi possiamo usarlo sia per esprimere un futuro nel passato, quindi un'azione futura rispetto ad un'azione passata ancora nel passato. Però possiamo usarlo anche per esprimere semplicemente una posteriorità, quindi un'azione futura rispetto ad un'azione passata. E voi mi chiederete, e Stefano, posso dire lui ha detto che arriverà alle 8? Certo che puoi dirlo. Qual è la differenza? La differenza è che sarebbe arrivato alle 8 dà l'idea di qualcosa che non è successo. Cioè, se adesso sono le 8:30, io posso dire lui ha detto che sarebbe arrivato alle 8, ma ora sono le 8:30, non è arrivato. Se invece dico lui ha detto che sarebbe arrivato alle 8 e adesso sono le 7:30, usando questo sarebbe arrivato do più l'idea di qualcosa di
incerto, forse, ma anche l'idea di intenzione. Infatti ricordate che il condizionale presente o passato si usa anche per esprimere intenzione. Quindi se io dico lui ha detto che sarebbe arrivato alle 8, dà forse più l'idea di incertezza, ma anche di intenzione di arrivare alle 8, ma non è una cosa sicura al 100%. Usare il futuro dà più una certezza. Lui ha detto che arriverà alle 8, arriverà alle 8. Questa è l'idea generale. Vediamo altri esempi. Mi ha detto che sarebbe partito ieri. Mi ha detto che sarebbe partito ieri. Se io dico mi ha detto che sarebbe partito ieri, però io oggi ho incontrato quella persona al parco, non è partita. Quindi in questo caso uso il condizionale passato per esprimere l'idea di un'azione futura rispetto a un'azione passata comunque nel passato. Però molto facilmente io posso cambiare il contesto aggiungendo l'avverbio domani e dire mi ha detto che sarebbe partito domani. Qui è la stessa cosa, sto esprimendo una posteriorità. Una posteriorità sarebbe partito domani rispetto a un verbo al passato, mi ha detto. Molto spesso nell'italiano colloquiale per esprimere tutto questo possiamo usare anche l'imperfetto. Per esempio, mi ha detto che partiva domani. Mi ha detto che partiva domani. Dire mi ha detto che partiva domani e mi ha detto che sarebbe partito domani è esattamente la stessa cosa dal punto di vista logico. Dal punto di vista stilistico forse mi ha detto che sarebbe partito domani è più corretto. Però attenzione, l'uso dell'imperfetto è comunque accettato nell'italiano colloquiale. Molto spesso quello che facciamo è usare anche il verbo dovere all'imperfetto, perché dà più l'idea di intenzione che il condizionale passato esprime. Quindi, per esempio, mi ha detto che doveva partire domani. Mi ha detto che doveva partire domani. E anche con i tempi che normalmente richiedono il congiuntivo, e se non avete visto i miei video sul congiuntivo ce ne sono ben 2 sul canale che vi lascio qui sotto in descrizione, anche con i verbi che normalmente richiedono il congiuntivo possiamo usare il condizionale passato. Questo perché non abbiamo un congiuntivo futuro e quindi il condizionale passato è l'unica opzione disponibile. Per esempio, pensavo che non saresti più arrivato. Pensavo che non saresti più arrivato e invece ora sei qui davanti a me. Allo stesso modo possiamo usare anche l'imperfetto, però questa volta useremo il congiuntivo imperfetto perché abbiamo il verbo pensavo e quindi dire pensavo che non arrivassi più. Pensavo che non arrivassi più. Qual è la differenza tra questi due? Beh, se usiamo l'imperfetto noi possiamo intendere il congiuntivo imperfetto sia come un'azione contemporanea nel passato, quindi pensavo e arrivassi avvengono nello stesso momento del passato, oppure possiamo intendere l'imperfetto e il condizionale passato come una posteriorità, quindi che prima succede pensavo e poi succede non arrivassi o non saresti arrivato. Quindi l'imperfetto è un po' più versatile, può svolgere queste due funzioni. Invece saresti arrivato, no, esprime soltanto la funzione di posteriorità. Quindi se io dico qualcosa come credevo che tu venissi in vacanza con noi o credevo che tu saresti venuto in vacanza con noi, praticamente la stessa cosa dal punto di vista logico. Soltanto che se io dico credevo che tu venissi in vacanza con noi, mi dà più l'idea di qualcosa di molto vicino, di contemporaneo, cioè io credevo in quel momento nel passato che tu venissi in vacanza con noi in quel momento nel passato, ma poi ho scoperto subito che non vieni più in vacanza con noi. Invece credevo che tu saresti venuto in vacanza con noi, mi dà più un'idea di distaccamento tra il credevo e il saresti venuto. Cioè io in un certo momento credevo e poi saresti venuto avviene dopo, perché è più posteriore. Però anche se noi vogliamo spiegarci e capire la grammatica a fondo, la differenza nel parlato tra queste due è veramente, veramente minima. Se tu mi dicessi una frase o l'altra, io probabilmente
non noterei la differenza. Cioè non è che se tu mi dici oh credevo che tu venissi in vacanza con noi o credevo che tu saresti venuto in vacanza con noi, inizio a pensare ma venissi accade dopo o nello stesso momento di credevo e quindi saresti venuto accade dopo rispetto a credevo. Non proprio, perché la differenza logica, che è la cosa più importante, no? La logica quando parliamo una lingua è praticamente quasi inesistente. Quindi, vuoi usare il condizionale passato? Perfetto. Secondo me è la scelta più facile, forse. Vuoi usare l'imperfetto? Benissimo, però attenzione. Se usi l'imperfetto, decidi di usare l'imperfetto indicativo se hai un verbo che non richiede il congiuntivo e l'imperfetto congiuntivo se hai un verbo che richiede il congiuntivo. Invece col condizionale passato non devi preoccuparti di tutto questo. Benissimo, questa era una lezione un po' più complessa, ma proprio perché le regole sono estremamente flessibili. Io so che in inglese, per esempio, però anche in altre lingue come lo spagnolo, correggetemi se sbaglio, il condizionale passato non si usa in questi casi. Molto spesso si usa il condizionale presente. Quindi forse questa è una grande differenza che potrebbe mettervi in difficoltà. Però il mio consiglio è l'imperfetto ok, il condizionale passato ok, il condizionale presente non funziona. Credevo che tu verresti... non funziona. Funzionava prima, perché in realtà in molti testi letterari dell'italiano più vecchio era possibile usare il condizionale presente in questo modo. Adesso non funziona più, quindi attenzione. Come sempre spero di essere stato chiaro e spero che questa lezione vi sia piaciuta. Se volete supportare il mio canale non dovete fare altro che lasciare un bel mi piace sotto a questo video e se non l'avete già fatto non dimenticatevi di iscrivervi al canale. E anche vi ricordo di seguirmi su Instagram, Teacher Stefano, per non perdere nessun aggiornamento, nessuna foto, storia in giro per l'Italia. Insomma, vi consiglio di seguirmi. E noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!